Cala Corallina è molto più di un luogo, è un'idea di eleganza. In questo episodio entriamo in uno dei complessi più esclusivi d'Europa, dove a scegliere non sono solo gli altospendenti, ma chi detta lo stile di vita. Dottoressa Inserra, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto a questo editorial di Gascon. Ci troviamo oggi a Cala Corallina, una splendida cornice tra il mare, la pianura e le montagne. Ecco che siamo venuti un po' a indagare, a intervistare, a estrapolare qualche curiosità di quello che è questo mondo di Cala Corallina e quello che c'è dietro, ecco. Nel mondo real estate, nel mondo immobiliare, in tutti quei frangenti che possono sicuramente creare un'attenzione per investitori, per imprenditori, per personaggi anche dello spettacolo che desiderano vivere spensierati un luogo in totale privacy e della totale bellezza. Quindi cosa ci racconta un pochettino di questa spettacolare cornice? Vi racconto che ci troviamo appunto in una cornice della Costa Smeralda, un complesso circondato da case meravigliose inserite nella natura. Questo contesto è stato creato da Savin Coel, un noto architetto della Costa Smeralda. La comodità è assolutamente appunto dove è ubicato, perché è direttamente sul mare e quindi questo è quello che piace di più. Certo, quindi come dire un luogo che appoggia i piedi proprio sulla spiaggia, sul mare, quindi comodità assoluta, Esattamente. servizio esclusivo e un trattamento di assoluta privacy, Bravissimo, giusto? bravissimo. Ecco, si occupa di parlare con questi personaggi così importanti e com'è l'approccio con loro? Ecco, come dire, qual è il suo tipo di mood, il tipo di atteggiamento, il tipo di privacy che mantiene con loro per far sì che loro possano vivere delle vacanze spensierate, ecco, diciamo così. Beh, ecco, da oltre 10 anni io sono qui sul territorio e occupandomi appunto di real estate, di lusso principalmente, ho a che fare con un diverso rango di clienti, però principalmente appunto occupandoci di lusso devo dirle che ormai la richiesta è principalmente di case sul mare. Sul mare. Quindi Sì. questo complesso è tra i più esclusivi proprio per questo. Certo, è interessante questa cosa. E in questi anni, parliamo degli ultimi 10 anni, come è cambiato un po' il mondo del lusso anche a livello di pricing più o meno rispetto a 10 anni fa o anche a livello di, come dire, richieste, ecco, come dire, cosa questi clienti oggi hanno veramente bisogno, cosa richiedono sempre di più? Sicuramente chiedono delle case moderne, ma che principalmente abbiano dei servizi. Ecco, loro ci tengono molto al servizio. Ok, vogliono essere coccolati in questo senso? Assolutamente sì, Ok. in tutto e per tutto, quindi alla fine poi non ti ritrovi più a fare solo ed esclusivamente immobiliare, ma anche un po' concierge. Concierge? Perché devi assolutamente cercare di realizzare ogni loro richiesta. Ecco, una richiesta particolare che è arrivata, se si può dire, ecco, cosa... Ma non lo so, ad esempio possono chiamare a mezzanotte per chiederti il cuscino in piuma d'oca. Certo. E quindi se la casa non è fornita di cuscini in piuma d'oca, tu devi realizzare e andarli a cercare ovunque pur di farglieli arrivare a mezzanotte. Certo. Questa può essere una richiesta particolare. No, giusto, in effetti è come un hotel di alta gamma. Bravissimo. Solamente che questo villaggio di case sparse in totale privacy dà, come dire, un valore in più a quella che è la vacanza per queste persone così esigenti, diciamo così, ecco. Esattamente. Ecco, quindi lei riesce a soddisfarli, sono contenti perché se da 10 anni tornano da noi e perché voi. Comunque riusciamo assolutamente a soddisfare ogni richiesta. Certo. Quindi anche la più strana. Abbiamo saputo di recente che ci sono stati anche dei giocatori di tennis abbastanza conosciuti che sono venuti qui a verificare, vedere come il mercato, ecco, come gira, ecco, se ci dà qualche nota in più. Perché è un territorio comunque super esclusivo. Costa Smeralda comunque negli ultimi anni hanno investito anche dei brand di hotellerie molto importanti. Quindi ci sarà una crescita esponenziale della clientela di lusso e questo assolutamente porta il territorio in una crescita diversa, quindi più esclusiva, che poi era quello che voleva il principe Aga Khan quando ha fondato la Costa Smeralda. La Costa Smeralda. Sì. Ecco, quindi lei ha visto questa evoluzione, ecco, tra, come dire, quello che è stato, quello che è oggi e quello che è stato 10 anni fa, ecco, da quando ha iniziato 10-15 anni fa. Cosa è cambiato maggiormente, principalmente, ecco? Oggi la clientela sì, è vero, è più esigente, ma comunque sono anche persone che magari spendono di più,
però cercano insomma delle case per loro, ecco, Certo. quindi il format deve essere alto. Format deve essere alto. Sì. E il tempo più o meno dello stay, di solito in hotel ci sono pernottamenti che vanno da 3 giorni, 1 settimana, 10 giorni, 2 settimane. Qui è la stessa cosa? Il minimo sono 15 giorni fino al mese, addirittura abbiamo clienti che appunto ci sono anche per 2 o 3 mesi. Per 2 o 3 mesi? Assolutamente, Ok, sì. chiaro. E durante questi 2 o 3 mesi, dato che mi ha parlato di questa cosa che è abbastanza particolare rispetto ad altri, perché un immobiliare di solito non si occupa di conciergerie, no? Sì. Quindi di conseguenza per 2 o 3 mesi fate fare delle attività, suggerite loro dei percorsi, cioè Chiedono cosa ci tantissime offre? cose, Sì. non so, andare a cavallo, È bello. piuttosto organizzare il tennis, far sì che i loro bambini, magari se sono piccoli, ci siano degli insegnanti di nuoto. Certo. C'è tutta una catena intorno, cioè non siamo poi solo noi immobiliare, noi siamo bravi magari nel dare la casa, però poi siamo una catena, quindi dallo stesso manutentore al giardiniere, alla custode del complesso, Chiaro. tutti ci mettiamo in moto e diventiamo una macchina per far star bene il cliente. Bellissimo questa cosa, quindi un'attenzione profonda nei confronti del cliente, veramente il essere squadra è veramente importante. Ecco, Sì. questo concetto di squadra che poi nel mondo anche dello sport, Sì. dato che ecco, è molto vicina, ecco, qual è l'antidoto per far sì che questa squadra possa essere poi, specialmente mi immagino in mesi così compatti, così ristretti, perché la stagione magari inizia a maggio, termina a ottobre, adesso non so, Esatto, magari... più o meno sì, adesso Ok. non so, dipende sempre da quando cade la Pasqua, però andiamo da aprile ad ottobre, anche novembre a volte. Certo. Io quello che le posso dire è che sicuramente il fatto di affidarsi ad un'agenzia che è qui sul territorio sempre, quindi io ad esempio vivo qua 12 mesi l'anno, è molto importante, Chiaro. perché così hai delle conoscenze più importanti per... Sì, certo. Un local è sicuramente una figura che riesce a Assolutamente. trovare anche quel favore al Bravissimo. momento giusto, a mezzanotte, o il parrucchiere di mezzanotte. E quello te lo fa Sempre- solo la conoscenza sul territorio della persona giusta al momento giusto, Certo. che non può magari fare un'agenzia internazionale che lavora da Londra, si deve comunque affidare ad un partner qui sul territorio, quello è veramente importante. Certo, quindi mi parlava che c'è anche, come dire, un aspetto di particolare attenzione anche verso le famiglie, quindi i bambini, quindi la cura dei piccoli, mentre i grandi magari vanno a vivere un momento per loro di svago e in totale serenità, ecco, quindi c'è anche questo aspetto in cui si fa molta attenzione? Assolutamente sì. Ok. Qualsiasi richiesta per i bambini, insomma, delle famiglie che noi gestiamo, cioè anche una babysitter chiamata alle 7 di sera, noi riusciamo comunque a Ottimo. gestire la richiesta. Ecco. Quindi un paradiso dentro un paradiso, praticamente Bravissimo. è quello che... Praticamente è il Kids Club, anche Kids se non Club. sei un Esatto. villaggio vacanze. Certo, è il Kids Sì. Club che comunque oggi negli hotel di alta gamma stanno andando sempre di più. Ecco, vediamo che anche noi nel nostro lavoro sempre di più i Kids Club fatti con cura, con attenzione, con stile anche. Esatto. Dire, perché il desiderio è quello lì di far sì che quello che io vivo già durante l'anno lo possa vivere anche bene in un concetto di alta gamma, anche dove io vado a pernottare per 1 mese, 2 mesi, ecco, come dire. Quindi questo qua è sicuramente importante. Ma infatti l'impronta deve essere quella. Io ad esempio quando viaggio cerco di apprendere anche da altre culture, da altre situazioni o come dice lei da hotellerie di lusso, quello che fanno loro per il cliente, cercare di riportarlo un po' nelle nostre case in un concetto diverso, perché non può essere uguale, ma cercare di dare quell'immagine. Certo. Perché è quell'immagine pulita, giusta, che il cliente cerca e che comunque paga, perché se hai il servizio lo paghi, se non hai il servizio giustamente. Certo. Ed è lì che ti porta a crescere. A crescere. Ecco, c'è un concetto di rinnovazione, rinnovare, offrire sempre qualcosa in più durante l'anno o durante ogni stagione, proprio per tenere sempre vivi, come dire, i propri clienti, ecco, i propri ospiti? Io le dico la verità, gli ospiti che vengono e tornano da noi o comunque dalle altre agenzie con cui si fidelizzano, già da gennaio comunque cercano di bloccare le case che loro affittano, eccetera, perché c'è proprio una continuità. Quindi è vero, escono a settembre, ma a gennaio sono già lì che riprenotano la casa che vogliono. Questo ci porta ad essere già a giugno sold out con le nostre strutture. Pensa un po', certo, quindi vuol dire che
c'è anche un concetto di affetto, perché di solito il Bravissimo. cliente non ritorna se non vede, come dire, quella cura, quella dedizione, quell'affetto, quindi quel qualcosa di umano anche, diciamo così, non è solo numeri ma anche qualcosa di umano. Noi cerchiamo proprio di assisterli in prima persona, quindi c'è proprio l'aspetto umano, come dice lei, ma poi proprio la cura di ogni cosa, di ogni dettaglio, dal guardare il bambino, da fornirgli, non so, l'attività sportiva che vogliono magari in quel momento, il servizio anche, non so, di parrucchiere a casa, qualsiasi loro esigenza noi cerchiamo di realizzarla. Arrivano anche dall'estero o principalmente Assolutamente. Ok. Sì, c'è una bella fetta di mercato straniero, Ok. molto importante, Sì. russi, Polonia, piuttosto che francesi, tedeschi, arabi. Arabi, certo, Sì, certo. assolutamente. Certo, che bella cosa. E c'è stato anche un momento in cui magari si è voluto fare qualche momento romantico, ecco, come dire, che vi hanno chiesto di preparare, ecco, come dire, un marito per la moglie o un compagno per la compagna o qualcosa di magari in casa o magari in mare, ecco, cosa... Sì, allora guardi, cade a pennello perché io ho avuto una cara amica, Chetti, che è mancata da poco purtroppo, e lei gestiva tutta una situazione floreale, quindi lei si occupava di mettere i fiori nelle ville. Abbiamo fatto, non so, quando nasce un bambino e quindi il marito lo dice, eccetera. Certo. Esatto, e abbiamo creato delle situazioni così stupende dove sui social, insomma, anche di personaggi famosi, ed erano cose inaspettate create all'ultimo. Sì, oppure l'anello di fidanzamento. Sì. Ecco, adesso mi vengono in mente i fiori perché in quei momenti lì, insomma, si doveva creare tutto a pennello piuttosto che la festa di compleanno, eccetera, eccetera. I fiori sicuramente fanno una parte molto importante durante un momento romantico, prezioso, come dire, per sigillarlo come un ricordo, ecco, quindi ecco. Parlando proprio di questo momento e anche di ricordi, cosa porta lei con sé come bagaglio, come ricordi di questi ospiti che voi avete o magari della interazione che c'è tra voi e loro, ecco, come dire, qual è il ricordo magari che anche loro portano, ecco, che vi riferiscono, per dire l'anno scorso è stato bello perché... Per me la cosa più bella è quando loro vanno via e ti dicono grazie, io sono stato benissimo, cioè te lo dicono proprio con il cuore, si sono riposati, sono stati bene, vogliono proprio dirtelo con il cuore. Non è poi di per sé, per carità, ci sono clienti anche che ci mandano pensieri in ufficio proprio per far vedere la loro gratitudine, ma poi alla fine è quel grazie che ti dice per me è stato tutto perfetto, tutto bellissimo, e lì è la soddisfazione più grande. Che bello, quindi la gratitudine poi alla fine è quella cosa che veramente, quel gesto vero? Sì, che tu pensi che sia scontato, però alla fine sono sempre quei valori che rimangono, che un pochino con questo nuovo mondo si stanno perdendo, e quando vedi la persona che te lo fa capire, allora dici ok. È andato a segno, ho fatto così io, sì. Bella questa cosa, veramente bella. Sono poi quelle cose che veramente rimangono, ecco. Esatto. Dire, pensando al futuro, ecco, come dire, cosa potrebbe richiedere un ospite, un cliente che desidera acquistare, che desidera investire, che desidera, ecco, dei tips che potremmo dare, che potremmo lasciare, quali potrebbero essere? Sicuramente il cliente ultimamente ricerca un format un po' più nuovo, come tipologia di case. Ad esempio noi adesso qui ci troviamo in un contesto bellissimo, un contesto creato da un architetto che qui è stato famosissimo, ma che magari con il tempo hanno anche bisogno di un restyling, quindi è sempre più difficile trovarlo. Cioè io quello che dico, il cliente non deve spaventarsi se poi deve effettuare una ristrutturazione, perché comunque stiamo cambiando, no? Il mondo va avanti e a volte vedo che i clienti si spaventano perché comunque sei su un'isola, è tutto più difficile seguire i lavori da lontano, però ecco, in quello l'agenzia diventa anche un punto di riferimento. Diventa strategico, diventa un punto strategico. Esatto. Proprio perché penso che oggi come oggi l'architettura e l'interior design siano qualcosa di veramente importante anche per crescere il valore della struttura stessa. Bravissimo. Per creare un nuovo tipo di appeal, un tipo di attrazione, comunque anche emotiva. Esatto. Perché il design comunque si evolve, sappiamo che il lusso si evolve ogni 7 anni, sappiamo che comunque le mode, le tendenze, i colori fanno veramente parte di quella quinta teatrale che quando uno è in vacanza ha piacere di godere, ecco, proprio perché la bellezza può veramente far vivere ancora meglio il proprio soggiorno, ecco, quindi voi potete essere sicuramente un ottimo partner anche per questo, certo. Quindi assolutamente i clienti non devono spaventarsi se arrivano in un territorio nuovo, dove comunque l'investimento è un investimento importante di solito, però è anche vero che è un investimento unico. È un investimento unico, chiaro. Poi questa queste terra case qui che volendo possono essere acquistate e poi possono essere messe a reddito, producono un reddito importante alla fine, perché
È il contesto che te lo permette. Il contesto lo permette. Cioè. Comunque puoi girare tutto il mondo, ma con i servizi, con il mare, la bellezza che trovi qui in Costa Smeralda non è facile ritrovarla. Ci sono tanti posti belli al mondo, ma non così. Non così. Non così che si assemblano perfettamente. Insieme. Ecco, quindi questo è un po' una perla preziosa, ecco, come dire, in questo angolo di terra. Esatto. E cosa potremmo dire come ultima battuta, proprio per raccontare comunque la bellezza, la poeticità di questo mare, di questa terra, ecco, come dire a chi può venire qui di prossimamente? Beh, io posso dire che è un posto unico, una cosa a volte la sogni e se vieni qui è realtà. Dottoressa Inserra, grazie mille Grazie per a la lei. tua disponibilità, Grazie. per averci accolto in questo panorama meraviglioso e le auguriamo ogni bene. Grazie. Grazie. Quando il design si fa servizio e la privacy è lusso vero, Cala Corallina è questo, un ricordo, un segno nella tua vacanza, un futuro dell'abitare oggi con pienezza e profondità.